Generare immagini gratis. Grazie a Focus. Introduzione. Il mondo della generazione di immagini con l'intelligenza artificiale è in continuo fermento. Tra le miriadi di soluzioni disponibili via web è molto facile perdersi, visto il continuo sviluppo di nuove soluzioni che ogni giorno ci vengono consigliate. Tra la miriade di soluzioni, oggi ho deciso di proporvene una molto conveniente. Nel senso che, nonostante la sua relativa semplicità, è uno strumento potente in grado di creare immagini, anche se non avete delle conoscenze artistiche avanzate, o comunque non volete avere limitazioni, e soprattutto è gratuito. Senza limiti di generazione delle immagini, e offline, senza bisogno di avere una connessione internet permanente. Il software si chiama Focus e si scrive con 3 O. Il nome richiama una sorta di attenzione sulla focalizzazione delle immagini in modo più semplice ed intuitivo, attraverso una comoda interfaccia web. Ed utilizza il generatore di immagini Stable Diffusion, che è un modello di apprendimento automatico pubblicato nel 2022. Viene utilizzato principalmente per generare immagini dettagliate a partire dai prompt di testo, che sono poi delle descrizioni più o meno dettagliate. Oltre ad essere in grado di utilizzarlo, impareremo anche delle terminologie più comuni che saranno richiamate alla fine di ogni video, a mo' di riassunto. Sono terminologie comuni che imparerete a padroneggiare. È una soluzione che richiede, come la maggior parte dei generatori di immagini, un PC abbastanza potente. Le specifiche minime sono di almeno 8 GB di RAM e una scheda video Nvidia, con almeno 4 GB di QRAM. La VRAM è proprio la memoria della scheda video, che è più veloce nell'elaborare le immagini, rispetto alla CPU. Ciò vi permetterà di utilizzare al meglio le funzionalità in modo abbastanza fluido. Diciamo che un computer di circa 9-10 anni fa, se dotato di una scheda grafica Nvidia con queste specifiche, può farlo girare senza particolari problemi. Naturalmente a discapito della velocità di elaborazione delle immagini. Gli sviluppatori consigliano almeno 6 GB di VRAM della scheda video per non avere limitazioni. Risultati discreti si possono raggiungere tenendo conto della RAM video. La VRAM, diciamo dalle serie 970 in su, ma di seconda generazione dotate dai 6 agli 8 GB. Naturalmente schede video più recenti come le serie 2000 e le successive 3000 o 4000 migliorano le prestazioni. Ma come verificare la quantità di memoria del PC e della VRAM della scheda video? Vediamolo insieme. Dalla schermata principale di Windows, nell'esempio stiamo utilizzando Windows 11. Selezionate il simbolo della finestra in basso. Poi, con il tasto destro del mouse, scegliete nel menu a tendina Esegui. Digitate il seguente comando. DXDAG. Dopo un po' di tempo, uscirà un software che effettuerà una scansione hardware del vostro PC. Nel mio caso, avendo un portatile di ultima generazione molto potente, dispongo di 32 GB di RAM. Mentre per le GPU o schede video, dispongo di una scheda base con poca VRAM. Mentre la seconda scheda video, la 4090 RTX, dispone di 16.050 MB, che equivalgono a 16 GB di VRAM. Ho intenzione di fare una serie di tutorial su questo software, guidandovi passo passo in una serie di video non troppo lunghi che periodicamente cercherò di creare per voi. In base poi alle visualizzazioni e ai mi piace deciderò se proseguire o meno con gli approfondimenti. Esistono in rete delle guide ben fatte, e spero che questo lavoro possa esservi utile, ed integrare magari alcune informazioni trovate in rete o da appassionati come me. Guida step by step. All'installazione di Focus. Primi passi. Il software in questione è installabile direttamente sul vostro PC. In questi tutorial tratteremo l'installazione sulle versioni Windows a 64 bit, anche se il software può girare anche su sistemi operativi Linux e Mac. Attualmente il supporto per le schede AMD non sembra essere ancora completo. Comunque gli sviluppatori aggiornano il software abbastanza spesso, e non è detto che aggiungano nuove funzionalità o dei fix che sistemano dei bug. Questa pagina web di GitHub è la schermata diretta dove reperire Focus. Per vostra comodità la potete copiare dalla descrizione sotto il video. L'ideatore di questo software repository è, come vedete in alto a destra, Eliasville. Il download è disponibile dopo questo lungo elenco di file che può spaventare. Ma vi assicuro che se seguite la guida, passo passo, non dovreste avere problemi particolari. Dopo questo elenco,
Abbiamo una pagina di presentazione delle caratteristiche, che trovate dopo questo screenshot elfico, che è un esempio della schermata principale, dove appariranno le immagini generate. In questo esempio vedete 4 immagini generate di 4 elfi in una foresta con diverse inquadrature. Abbiamo sotto le 4 immagini il prompt di testo per immettere quello che vogliamo rappresentare e il tasto di generazione. Ovviamente il software dispone di altre funzioni avanzate che illustreremo piano piano nei vari video. Dopo il riferimento elfico scendete nella pagina web fino a posizionarvi nel punto illustrato qui. Cliccando sul testo evidenziato in blu. Click here to download. Il software verrà quindi scaricato sul vostro PC nella cartella download, visibile in alto a destra. I tempi di scaricamento dipenderanno naturalmente dalla velocità della vostra connessione. Tenete presente che le dimensioni del file sono abbastanza grandi, quasi 2 GB. Finito di scaricare la cartella download, è facilmente richiamabile in Windows sulla sinistra. La aprite ed estraete i file con il tasto destro del mouse, selezionando Estrai tutto. Il software propone di estrarre i file nella stessa cartella. Nel mio caso decido di estrarli in un hard disk secondario. Ecco i file all'interno del programma. Come vedete ce ne sono 3 della stessa tipologia, che vedremo in dettaglio nel prossimo video. Terminologie che abbiamo imparato. IA. Intelligenza artificiale. Focus. Software di generazione immagini gratuito. Prompt. Zona deputata alla descrizione delle immagini da generare. RAM. Memoria del PC. Utile per processare i dati. VRAM. Memoria della scheda video. Fondamentale per generare immagini. La VRAM è più veloce. GPU. Scheda video del PC. CPU. Processore. Nella generazione di immagini è meno importante perché la VRAM è più veloce.